Nel cuore dell'Italia settentrionale, la Lombardia si erge come una regione ricca di tesori naturali e culturali. Ed è proprio in questa regione che si celano borghi incantevoli che trasudano storia, tradizione e bellezza indiscussa. In questo viaggio attraverso i borghi più belli della Lombardia, esploreremo le storie, le tradizioni e le meraviglie che ciascuno di essi ha da offrire. Attraverso paesaggi naturali e antiche vie lastricate, ci immergeremo nelle atmosfere di un'epoca passata e vivremo l'essenza di una Lombardia autentica e affascinante. È risaputo che la Lombardia è una terra ricca di laghi, e tra i più importanti troviamo il lago di Como, il lago di Garda e il lago di Seo. Ed è proprio in prossimità di questi magnifici specchi d'acqua che troviamo la maggior parte dei borghi più belli di questa regione. Partiamo dai borghi in prossimità del lago di Como, situato nelle prealpi lombarde, con origini che risalgono all'era glaciale. Bellano, con le sue radici che si estendono all'epoca romana, è un borgo dal carattere unico. Le sue strette vie medievali, fiancheggiate da case in pietra, conducono a sorprese storiche, tra cui il campanile romanico della chiesa di San Giorgio. Tuttavia, la vera attrazione di questo borgo è l'Orrido di Bellano, una creazione della natura che ha scolpito un canyon spettacolare, attraverso l'erosione fluviale nel corso dei secoli. Questo percorso naturale offre un'esperienza unica, permettendo ai visitatori di camminare su passerelle sospese, tra rocce scoscese e cascate tumultuose, immersi in una bellezza selvaggia e incontaminata. Varenna, invece, è considerato uno dei gioielli nascosti del lago di Como, ed è noto per la sua tranquilla bellezza e l'atmosfera romantica che lo circonda. Infatti, è stato una fonte di ispirazione per artisti e scrittori romantici dell'Ottocento. Tra le principali attrazioni troviamo la passeggiata sul lungolago, che offre viste spettacolari e l'opportunità di ammirare le barche che dondolano nelle acque. Sopra Varenna, su una collina, si erge il Castello di Vezio, un'antica fortezza medievale che offre una vista panoramica straordinaria sul lago di Como. Il borgo è anche celebre per le sue ville storiche, tra cui Villa Monastero e Villa Cipressi, che ospitano giardini botanici perfetti per una passeggiata tranquilla. Anche la chiesa di San Giorgio non è da dimenticare, risalente al XIII secolo, ricca di antichi affreschi e con un'atmosfera sacra. Passiamo ora a Bellagio, spesso definito come la perla del lago di Como. È una località rinomata per la sua eleganza e il suo fascino. Il borgo incanta con giardini lussureggianti, ville storiche e strette stradine in pietra. Nel XIX secolo fu una meta gettonata per l'aristocrazia europea in cerca di riposo e relax. Ancora oggi, l'atmosfera di eleganza dell'epoca è palpabile nelle architetture locali. La penisola su cui sorge Bellagio offre viste panoramiche su entrambi i rami del lago, mentre i negozi di moda, i caffè locali e le botteghe artigianali contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e rilassante, invitando i turisti a esplorare a loro piacimento. Tremezzo è un borgo con una sinergia armoniosa tra arte, cultura e natura. La sontuosa Villa Carlotta, un'elegante dimora del XVIII secolo, ospita non solo una pregevole collezione d'arte, ma anche una straordinaria collezione di piante esotiche nei suoi giardini botanici. Le passeggiate lungo il lago,
con le acque tranquille che lambiscono le rive e i percorsi escursionistici circostanti, regalano momenti di autentico piacere per chi ama la bellezza naturalistica. La storia di Tremezzo è ricca di influenze culturali e architettoniche, testimoni di un passato affascinante che si intreccia con la bellezza della natura circostante. Continuando, Menaggio è una meta che offre un equilibrio perfetto tra relax, sport e cultura. Il suo lungolago elegante, con vista sulle montagne circostanti, è ideale per una passeggiata romantica al tramonto. Le strade lastricate del centro storico raccontano storie antiche di tradizioni locali e ospitano caffetterie e ristoranti, dove è possibile gustare la cucina tipica del luogo. Oltre al golf, Menaggio offre attività all'aperto come nuoto e sport acquatici. È anche un punto di partenza ideale per escursioni verso altre località del lago di Como. Nesso, invece, è un borgo situato tra le montagne e il lago. La sua struttura urbana, che si arrampica sulle rocce, è testimone di una storia antichissima. La suggestiva cascata dell'Orrido di Nesso, che si getta direttamente nel lago, è una delle principali attrazioni del borgo, offrendo uno spettacolo naturale unico. Le piccole spiagge nascoste lungo la costa offrono angoli tranquilli per il relax, permettendo ai turisti di immergersi completamente in un paesaggio da sogno. La storia di Nesso è strettamente legata alle antiche attività di molitura dei mulini ad acqua, che aggiungono un tocco di storia locale all'ambiente circostante. Passiamo ora ai borghi in prossimità del lago di Garda. In primis troviamo Limone sul Garda, nota per le estese coltivazioni di limoni, da cui ne deriva il nome. Limone è un borgo che incanta i sensi con la sua atmosfera rilassata e i meravigliosi tramonti che si riflettono sul lago. I limoneti di questo borgo sono testimonianza di un'antica tradizione agricola che ha reso Limone famosa in tutta Italia. Il borgo offre anche spiagge accoglienti, piacevoli passeggiate tra le fronde dei limoni ed un centro storico sicuramente da visitare. Sirmione, invece, è situato su una stretta penisola che si protende nel lago di Garda. Questo borgo è famoso per le sue acque termali, i resti del castello scaligero e le rovine romane della villa di Catullo. La storia di Sirmione si intreccia con il periodo romano, quando questa località era una residenza di villeggiatura per l'élite dell'impero. Il suo centro storico, con vicoli caratteristici e negozi artigianali, è un labirinto di bellezze storiche e culturali, che offre ore di piacevole esplorazione. Continuando, troviamo Pieve, una frazione di Tremosine, che offre viste incredibili sul lago. Situato a circa 400 metri sul livello del mare, è immerso in un paesaggio di montagne e boschi, il che rende la visita a questo borgo un'esperienza indimenticabile per gli amanti della natura. Le strade panoramiche conducono a luoghi di interesse storico, come la chiesa di San Giovanni Battista. Nel cuore della Lombardia,
Il lago di Seo e le pianure circostanti sono tesori nascosti, che celano borghi di ineguagliabile bellezza e ricchezza culturale. Tra i borghi più caratteristici troviamo Lovere. Situato sulle rive del lago di Seo, è uno dei borghi più belli d'Italia, grazie alla sua fusione unica tra eleganti palazzi storici e panorami sorprendenti. Il lungolago è perfetto per una passeggiata romantica con vista sul lago e sulle montagne circostanti. L'Accademia di Belle Arti Tadini, invece, è una struttura culturale di prestigio che custodisce opere d'arte di valore inestimabile. Monte Isola, invece, è situata al centro del lago di Seo ed è la più grande isola lacustre d'Italia. Ciò che rende questo borgo speciale è l'assenza di automobili, che crea un'atmosfera sospesa nel tempo. Le antiche vie dei pescatori, le piccole piazze e i paesaggi sereni contribuiscono a un'esperienza unica, dove i turisti possono assaporare una serenità quasi dimenticata. Spostandoci nell'entroterra lombardo, invece, Castellaro Lagusello è un borgo medievale perfettamente conservato. La sua caratteristica forma urbana, le mura antiche e la piccola laguna a forma di cuore, sono il palcoscenico di leggende romantiche. Questo borgo incarna l'essenza di un'epoca passata e offre un'immersione tangibile nella vita nel Medioevo. Sabbioneta, invece, è un piccolo gioiello della bassa provincia mantovana. È conosciuta per essere un esperimento architettonico di città ideale, costruita da Vespasiano Gonzaga Colonna tra il 1556 e il 1591, seguendo i canoni rinascimentali, simboleggiati dall'armonia dell'uomo vitruviano. Le sue strade rettilinee, i palazzi signorili e il teatro all'antica la rendono una meta indispensabile per gli appassionati di storia e architettura. Questo borgo, spesso soprannominato come la piccola Atene del Rinascimento, rappresenta un esempio unico di pianificazione urbana rinascimentale. Infine, scopriamo Bienno. È noto come la città degli artisti, per la sua ricca tradizione artistica e artigianale. Le numerose botteghe artigianali, dove si producono oggetti d'arte e mestieri tradizionali, sono un punto focale del borgo. Anche gli eventi culturali e artistici animano costantemente il borgo, offrendo ai turisti un'esperienza autentica e coinvolgente nell'arte e nella cultura locale.